vediamo come cucire con il filo elastico utilizzandolo con la macchina. Il segreto è praticamente fare una spolina e usarlo nella parte inferiore, non nella parte superiore. Quindi anche le macchine più vecchie, mettendo il filo elastico nella spolina e infilandolo così nella bobina, riusciamo ad utilizzarlo ed è una cosa molto semplice. Quindi regola il punto della macchina piuttosto largo. Nella mia macchina io lo regolerò al massimo, cioè sul 4. Naturalmente dovrai utilizzare l'ago giusto per il tessuto che vai a cucire. Quindi tutto quello che serve sono l'ago giusto per il tessuto che vai a cucire. Ad esempio io qui sto usando come esempio un tessuto di seta. E poi io ho messo un filo di contrasto per farti vedere meglio. Naturalmente tu metterai il filo adatto al tessuto che vai a utilizzare, cioè al colore del tessuto. Come ti ho detto, una volta regolato il punto, vai a cucire, lasciando magari un po' di filo in più. Vedi che mentre cuci il tessuto si arriccia. Allora, il risultato al dritto è questo. Naturalmente viene arricciato e al rovescio è questo. Se vuoi fare diverse file con lo stesso metodo, andrai ad utilizzare lo spazio del piedino. Quindi ti regolerai mettendo a filo la cucitura intanto che vai con la macchina per vedere bene l'altra cucitura, allarghi il tessuto in modo da togliere per quell'attimo l'arricciatura e seguire in modo parallelo per fare una cucitura regolare. Io faccio solo pochi centimetri per darti l'idea. Naturalmente quando tagli il filo lascia sempre un po' di filo perché poi ci servirà per annodarlo. Quindi tu vedi, questo è il risultato. Al termine ogni cucitura deve essere annodata per fermare il filo. Questa è la parte rovescia, questa è la parte dritta, attualmente con i colori sbagliati. Poi naturalmente, come ti ho già detto, ricorda di annodare tutti i fili e poi una volta fatto il corpino, in questo modo vai a cucire. Naturalmente quando devi fare questi corpini tutti arricciati in questo modo, vai a preparare i corpini aperti e fai la cucitura dei fianchi dopo. Quindi prima prepari il corpino tutto cucito e poi fai le cuciture ai fianchi dopo
aver fermato tutti i punti finali, diciamo tutte le cuciture. Vediamo come si deve fermare. Ogni cucitura dovrà essere fermata in questo modo, cioè passi il filo normale, il filo di cotone normale o di sintetico al rovescio. Passato il rovescio vai a fare il nodo in questo modo. Tutti i fili devono essere annodati allo stesso modo, cioè nel rovescio del tessuto, nel rovescio del lavoro. Con un po' di pazienza. Ecco qua. Questo per tutti, da una parte e dall'altra. Adesso questa è una piccola ricciatura, però dà l'idea di utilizzare l'elastico, cioè il filo elastico, per varie cuciture come ti ho già spiegato. Ad esempio questo è per una gonna, quindi ho fatto le varie cuciture da una parte sopra e ho lasciato uno spazio, ho inserito dei passanti e poi ho fatto altre cuciture sempre con il filo elastico per fare in modo che la gonna abbia una parte molto alta, quindi un cinturino molto alto in vita, che crei un modellino.